Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2024 e abbiamo la carta della stella, amici del leone. Non male. Nuovi obiettivi, nuovi progetti, magari anche per qualcuno, nuove idee. La carta della stella è una carta che ci parla anche di canalizzazioni e anche un po' di destino. Andiamo quindi a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che sono letture generali, è facile che non risuoni tutto, ma se non risuona proprio nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e le previsioni, il link alle previsioni per il 2024. Ok, allora ragazzi vi ricordo che sono stese diciamo generiche, quindi possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Io vi dirò qual è diciamo l'andamento energetico più importante e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora abbiamo un 2 di coppe, il sole, un imperatore, la giustizia, un asso di denari, un 6 di denari, gli amanti al contrario e un appeso. Tanti arcani maggiori devo dire. 5 arcani maggiori su 3, 6, 8 carte. Allora, pare essere una stesa inerente qualche questione pratica o come quest'idea. Vi dicevo qua che potrebbe essere un progetto. Allora, partiamo da questo 2 di coppe al contrario. Qui può voler dire o che non c'è qualche tipo di legame stretto, scusate, non legame stretto, di legame ufficiale con qualcuno, o può essere una carta che mi dice che non si vuole scendere a compromessi. Però considerato che dopo abbiamo anche la carta del sole che ci parla di amici, qui sento che insomma potrebbe essere una relazione di amicizia magari. Abbiamo anche un imperatore che è una carta di stabilità, è una carta che ci parla anche di un padre molte volte, quindi ragazzi vi dico che potrebbe essere una questione tra padre e figlio o tra genitori e figli, insomma. E vi dico, c'è anche la giustizia, quindi ho come la sensazione che o è una questione burocratica, magari legata alla famiglia, o è una questione, se non è burocratica nel senso di firma legale o cose di questo genere, è una questione, diciamo, da riequilibrare. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 2 di coppe al contrario. Abbiamo un 8 di denari e un 4 di bastoni. Vi dico, può riguardare una situazione lavorativa per qualcuno, perché qui si parla di contratti, si parla di denaro e qui anche abbiamo un 8 di pentacoli. Però è come se mancasse una certa stabilità, una certa continuità, magari in un accordo lavorativo, magari in qualche, diciamo, una continuità a livello di frequentazione, magari se state frequentando qualcuno, se questo 2 di coppe fa riferimento alla persona di interesse. Andiamo a vedere il sole. Ce n'erano 2. Allora abbiamo un fante di bastoni e un 9 di spade. Allora ragazzi, il sole io in realtà la sento come una carta super strapositiva, perché è una carta che parla di espansione, di qualcuno che brilla con la propria luce interiore, no?
io ho come l'idea che qui sia, o meglio, cambierà la visione che avrete di una certa situazione o relazione. Perché con la carta della stella è come, ah ok, ho capito, è arrivata l'illuminazione, come vi dico. Andiamo a vedere l'imperatore. Torre. Queste sono troppe, ma vi faccio notare che la prima è un imperatore. È come se ci fosse bisogno di destrutturare certe sicurezze, certe regole, certe rigidità. Magari proprio nella comunicazione, nel modo di porvi. Ecco, quando vedo la carta del sole sento la genuinità dei bambini. È come se ci fosse da lasciare indietro questa parte pesante del 9 di spade, le preoccupazioni, i pensieri. Andiamo a vedere la giustizia. Tre di spade. E fante di spade. Io ho come l'idea che non abbiate ancora guarito del tutto qualche tipo di disequilibrio o all'interno di questa relazione che, come vi dicevo, può essere tutte e tre, sia di amicizia che di coppia che di famiglia. Di famiglia ve lo dico perché qua abbiamo il sole e l'imperatore, di coppia ve lo dico perché qui abbiamo il 2 di coppe e di amicizia c'è il sole che me lo dice, ma anche potrebbe essere una di lavoro, per esempio, perché avete comunque l'8 di pentacoli. Però è come se ci fossero da destrutturare certe regole o migliorare la comunicazione. O probabilmente ci sono da impostare delle regole anche. Andiamo a vedere l'asso di denari perché comunque è una bellissima carta. Parla di un nuovo inizio, di un nuovo cammino. Probabilmente è un'offerta che vi viene fatta. Normalmente viene visto come se fosse un dono. Asso di spade e asso di pentacoli. Wow, due assi. Un po' incerto questo nuovo inizio. Con questo asso di spade è come se non ci fosse ancora completamente o una comunicazione fluida, un inizio concreto, un momento di start, una data inizio, sapete? Soprattutto su un nuovo progetto, può essere che sia un progetto che inizia poco alla volta e non mettiate una data di inizio, tipo un'inaugurazione. Voglio andare a vedere il 6 di pentacoli perché è l'arcano minore della giustizia, Papa, ragazzi, qua arrivano dei contratti. Se qualcuno vi fa un'offerta di lavoro o magari c'è qualche cosa nell'aria qui, diciamo intorno alla seconda, terza settimana di gennaio, nell'ultima parte di gennaio potrebbe diventare un contratto ufficiale. Abbiamo anche un 7 di coppe e vi potrebbe aprire una serie di possibilità. Vi dico, l'ultima carta è quella degli amanti girata al contrario e qui abbiamo un appeso. È come se fosse un consiglio a prendervi un tempo prima di stringere accordi, prima di firmare contratti, prima di ufficializzare qualcosa. È come se vi dicesse di valutare tutte le possibilità che ci sono. Probabilmente è per quello che questo inizio non ha una data inizio, non c'è un momento di inaugurazione, ma è una cosa che parte un po' alla volta. Perché giustamente con l'asso di spade al contrario e tutte queste possibilità che si aprono è un po' come dire: ok, ma adesso da che parte vado? Aspetta, non ho ancora capito cosa devo ufficializzare se non ho ancora un disegno concreto. Allora, il Papa molte volte fa riferimento al matrimonio, ragazzi.
Quello che mi colpisce è che avete due carte di, diciamo, accordi, contratti, 3 se consideriamo anche 6 di pentacoli, 4 se consideriamo anche l'imperatore, di contratti scritti, ma quello che mi fa rimanere lì sono questi due carte, iniziamo con un 2 di coppe e finiamo con gli amanti, sempre al contrario. Anzi, adesso andiamo a vedere gli amanti. Imperatore. Dieci di pentacoli e 10 di coppe. È come se qualcuno cercasse una solidità, una stabilità da un punto di vista concreto, materiale, ma qui realmente quello che manca è una stabilità di tipo affettivo, di tipo, dov'è? Emotivo. Ma anche perché guardate, abbiamo il 10 di denari che è la famiglia per eccellenza, da un punto di vista pratico, quindi tutte le persone che compongono la famiglia a testa in su. Quello che dovrebbe essere l'appagamento emotivo, il 10 di coppe, il trovare finalmente la parte serena, la parte che riempie il cuore, in realtà è al contrario. Quindi ho come l'idea che qui ci sia qualche questione legata a una cosa concreta, una materialità, magari alle persone che vi sono intorno, a questo contratto che potrebbe arrivare, ragazzi. Se state cercando lavoro, vi dico che qua potrebbe esserci qualche cosa, qualche contratto da firmare. Non necessariamente solo il lavoro, potrebbe anche essere una casa, per molti. Datemi una carta per questo appeso. Asso di coppe e tempe. Ragazzi. Asso di coppe, temperanza e appeso. Sono 3 carte che parlano di perdono, guarigione, stare meglio, lasciare andare, lavoro sul bambino interiore, darsi amore. Qui abbiamo anche un rappresentante dell'amor proprio ed è a testa in giù, ok? Quindi è come se il consiglio qui fosse di trovare una vostra stabilità, che è proprio un po' quello che secondo me vediamo qui, no? Con l'imperatore. Se l'imperatore, per esempio, non rappresentasse una persona, ma rappresentasse appunto questa vostra esigenza di stabilità, che è quello che state cercando anche qui, magari attraverso il lavoro, magari attraverso un certo tipo di quotidianità. Però guardate, la carta dell'appeso è proprio quella carta che vi dice di guardare le cose da un altro punto di vista. È una carta che apre alla compassione, apre il cuore, quarto chakra. E da lì poi, quando c'è la comprensione, c'è come una sensazione di leggerezza, perché si capisce, ci si sente alleviati. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ok? Essere ordinari ed è un 8 di pentacoli e fa riferimento proprio al godersi il giorno dopo giorno, la routine, la bellezza delle piccole cose. Wow, la fonte che è un cerchio, esattamente come il sole, esattamente come questo asso di denari e parla io questa carta, ragazzi, la sento molto associata ai primi chakra, in effetti anche i colori sono quelli, no, quindi, primo, secondo, terzo chakra fondamentalmente, e all'energia creativa che ognuno di noi ha dentro, l'energia anche propulsiva. E poi abbiamo la carta del confronto. In questo caso sento che allora di solito io questa carta la traduco come un non vale la pena fare confronti, però in questo caso se dovete lavorare sul vostro amor proprio, i confronti fateli e come? Cioè, in questo senso,
pensate, per chi non ha tanto amor proprio, questo lo dico, pensate a quanto siete voi, a tutto quello che siete voi, che non necessariamente deve essere uguale a quello che hanno gli altri, ma che vi caratterizza, che vi rende unici, che vi rende, sì, ehm, unici, perché non c'è altro modo di dirlo. Ci siete voi fatti così, con quel DNA, con quell'imprinting dell'anima, imprinting no, come si dice, con l'impronta dell'anima, insomma. Però in questo caso è un po' come se vi dicessero lavora sui lati positivi, focalizzatevi sui lati positivi, pensate a quanto avete di più e di bello da dare agli altri. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che sono come dei mantra da ripetersi giornalmente per sviluppare l'amor proprio. Certe volte rido, ragazzi, perché è come se le guide ci prendessero un po' in giro, no? Io quando mi faccio le autoletture non potete capire. 32, auto, amore, che è quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Mi parlo, o meglio, parlo a me stesso con parole di gentilezza. Io merito amore. Ma che bella. E con questa ragazza, con questa carta, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!